cosa è, in questo senso, la musica? Non bastano avere tante possibilità, tanti suoni. È possibile che si potesse parlare di musica se non ci fosse la coscienza umana? Quindi una sensazione che noi non percepiamo? No. E nella musica si tratta ancora di una differenza più sostanziale. Io posso percepire due suoni. Se io li percepisco individualmente, io rimango a livello della coscienza percettiva. Invece, se io potrei, dopo aver percepito questo, mettere questo in relazione a questo, io supero la coscienza percettiva. La capacità di percepire la relazione, vuol dire nel tempo e nello spazio, di due fenomeni e la caratterizzazione del talento o della facoltà di percezione musicale. Quindi quando fra di voi ce ne sono in una classe di 30, credo io, o 5 che veramente non possono neanche marciare insieme quando c'è la fanfara, cosa succede con quella gente? Credete voi che loro non percepiscono che questo è un suono alto e che questo è un suono basso? Sì, certamente. E dicono pure, ho sentito 2, ho sentito 5. Quello che lui non può fare è di mettere in relazione questo suono a quell'altro. In che relazione? In una relazione musicale. Il settore dove noi possiamo o non possiamo mettere in relazione suoni è fra 16 e 20.000. Quindi sarebbe questo. Di qua a qua noi uomini possiamo mettere in relazione, percepiamo per prima, poi mettiamo in relazione. Queste relazioni sono complicatissime, quindi non si può spiegare in una seduta così corta. Quindi qui 16, qui 20.000. E arrivando qui si batte a 20.000 battiti al secondo. Lì si batte ancora, per noi è silenzio. Quindi qui era silenzio, vero? E qui silenzio. Semplice. Qui siamo al silenzio prima dell'attività, è vero? E qui siamo di nuovo al silenzio dopo aver passato la massima tensione di quale l'orecchio e la coscienza umana è capace. Quindi, cosa? Da tutto a niente. Vuol dire questo campo in quale noi selezioniamo e facciamo relazioni fra valori è polarizzato, vuol dire è indirizzato. E come è indirizzato? Da niente a tutto, vuol dire è così. Qui la tensione è enorme, qui la tensione è piccola. Quindi non è lo spazio musicale il quale che ci interessa a noi, lo spazio dove l'orecchio può percepire, è polarizzato, non è neutrale. Quindi andando su o scendendo non è la stessa cosa, anzi sono polarmente diversi. Noi abbiamo inventato dentro di questo settore tutti gli strumenti, allargando i tubi, allargando le casse armoniche, facendo dei tantam enormi, e oggigiorno possiamo veramente disporre di tutti i colori. Cos'è orchestra? Un insieme di tutte queste possibilità. Sotto un altro aspetto, l'orchestra non è altra cosa che un motore. In un motore c'è un ordine di priorità. Ci sono ruote che vanno molto veloci, altre che vanno... Cosa succede se in tutte queste ruote che si trovano in una certa relazione organica fra di loro, una di loro
impazzisce e comincia a andare per conto suo. O troppo veloce, cosa fa il motore? Si ferma. Ebbene, nella musica è la stessa cosa. Cos'è un'orchestra? È un motore. Non tutti gli strumenti si muovono alla stessa velocità. Per prima, non tutti gli strumenti hanno lo stesso da dire. C'è chi ha una cosa essenziale, l'altro che l'accompagna, c'è chi contraddice la cosa essenziale, c'è chi trova che c'è un'altra cosa ancora più essenziale di prima, c'è un altro che non fa che ascoltare, c'è un altro che non può ascoltare, che rompe e così. Quindi si chiamano vettori di tendenze contrarie. Cosa succede se nella musica? Non tutte le una delle ruote, uno di questi motivini gira per conto suo. Si ferma il motore? Purtroppo no. Ecco la malattia del nostro secolo. Non abbiamo capito cosa sia la musica. Non si ferma, il pezzo va avanti, la facoltà di poter percepire quell'ordine di priorità che era necessario, essenziale per il motore, è distrutta qui, è annullata. E seguono che cosa? Le note seguono camminando. La coscienza umana non può più correlazionare, mettere in relazione uno con l'altro. Per esempio, prendiamo una cosa molto semplice. Voi conoscete tutti questo, spero, non prende mal. Beh, se uno dovrebbe, un musicista del paese fa. Invece di avere una certa proporzione, vuol dire questo è l'importante, quello è l'accompagnatore, farebbe. Certamente no, qualche cosa non va bene. Che cosa non va bene? Che quello invece di sottomettersi ha troppo potere, troppa prepotenza e impedisce a quell'altro di finire la sua idea. Quindi la musica non arriva a nascere se un certo ordine di priorità in questo grande motore, che nel piccolo motore, perché qui abbiamo soltanto due parti. Un esempio per voi. Se io faccio così, abbiamo percepito 3 valori, è vero? Così? Musicisti sì. Un profano dice, no, ho sentito, anche se non sono sincroni tutti e 3. E questo? Già un altro fatto. Questa è una percezione di 3 elementi distinti. Qui sono 3 percezioni distinte, qui c'è una sola, non tanto distinta. Ecco il limite della nostra coscienza. Quando i compositori di avanguardia cominciano a fabbricare sensazioni, perché fino adesso non fanno altro, è certo che questo non può lasciarsi freddi, fanno una impressione su di noi, non c'è dubbio. Cosa dimenticano? Che per fare della musica bisogna servirsi di quelle qualità del musicista, correlazionare elementi, non come percezioni, da punto di vista musicale, vuol dire riportate a un centro che si chiama tonalità madre, allontanarsi da questo centro fino a che punto, secondo criteri, poi tornare a quel punto, secondo quali criteri. Quando io dicevo che anche questa musica concreta non può lasciarci indifferenti. Io ho visto un film a Parigi dove una ragazza di 13 anni doveva essere uccisa da un mostro, che il mostro non si vedeva mai. Ma ogni volta che veniva il mostro, la ragazza camminava, c'era un parquet così, una casa sola, mamma non era a casa, e lei guardava dove mamma. Allora, ogni volta poi lei si fermava, ascoltava, quando lei ascoltava si sentiva, non posso imitare, no, e lei non reagiva sul suono, perché il suono lo sentivamo noi nella sala, per lei era silenzio. E poi, quando quello si avvicinava, si sentiva il parquet che scricchiolava,
Allora, questo veniva amplificato e ultimamente faceva... Io dopo un minuto morivo di paura. E dopo 3 minuti portano tutto questo a parossismo, la musica concreta arriva a fare tutto quello che si può fare col suono e certamente angosciati fino qua. Se avessero fatto forse ancora un minuto ci abituavamo a sbagliato. Quindi quello ha dovuto dosare secondo la possibilità dell'ascoltatore di associare quindi questi suoni fra di loro, non con un criterio musicale, ma associati nel tempo e nella loro dinamica. Quindi non è vero che questo non affetta l'essere umano. Non è vero che la musica di avanguardia, mal concepita come quella di oggi, che non affetta l'essere umano. Sì, ma non è musica. È un fenomeno che rispecchia un po' il dinamismo o la mancanza di dinamismo del nostro tempo. Voi sapete che la musica nasce da un ideatore che poi lui sente le proporzioni, poi per ragioni molto difficili di spiegare qui, lo vuole anche fissare, dare agli altri e poi forse anche le generazioni che vengono. Come fa lui di spiegarci a noi che cosa lo muove e in che modo e questo processo creativo, che cosa significa per lui? Si deve cercare, il poveretto, una stenografia. Lui deve scrivere quello che non si può notare, perché finalmente la musica non sono le note non fanno che servire da veicoli per una sostanza. Quindi lui ci deve dare notizie da una sostanza che non si può definire intellettualmente. Allora, noi, questi che riceviamo il messaggio scritto, vuol dire la stenografia del compositore, siamo legati a un testo, si dice. Bene, quello dice Sol, Mi. Bene, dice allegro ma non troppo. Oh Dio mio. Quante forme ci sono di allegro ma non troppo? Infinite. Quindi io non posso definire se è così, o se è così, o se è così. Fuori sono. Devo cercare qualche cosa nel contesto, forse prima c'era questo. Ah. Se è così, forse c'è un piccolo carattere lirico, quindi forse vuole dire questo. Forse, ma forse no, forse. Forse. Sono nel dubbio ancora. Quindi, la fenomenologia è una scienza che vorrebbe obiettivizzare le leggi che reggono il materiale sonoro. Cos'è la musica finalmente? È un movimento. Chi si muove? Il suono, vero? No. Si muove la coscienza di quello che ascolta e di quello che muove il suono. Quindi un movimento. Sì. Il movimento muove qualche cosa, deve partire da un punto per entrare in un processo di espansione. Comincia qui, non può sparire, no? Perché allora la ragione per quale è apparso è troppo debole. Deve continuare, farà una evoluzione, sempre nel tempo, sempre nello spazio, non può tornare su se stesso perché forse non ha materializzato ancora il processo di maturità di questa evoluzione. Sviluppandosi nel tempo, conoscerà vari momenti, quindi conosci una espansione per prima. Se l'espansione si fa in un solo senso, l'attributo che conviene a questa forma di evoluzione è quale? Meccanico.
Anche la macchina è un senso unico. Se la macchina crescerebbe continuamente, sempre meccanico, anche crescendo, anche avendo valori diversi nella evoluzione. Il fatto che fra questi momenti di espansione ci sono momenti di distensione crea un'articolazione e la musica non si trasmette che per le articolazioni, il fatto che è articolata da un uomo e si indirizza alla coscienza che può articolare di un altro. Cosa vuol dire articolare? Dopo questa espansione fino a qua scende, altra articolazione, parte. Bene, avendo questi diversi momenti della evoluzione, mi rendo conto che qui c'è qualche cosa che si è mosso, ha fatto un'evoluzione e è tornato su se stesso. La fenomenologia e l'obiettivazione di questo cammino del suono, non nel materiale, anche nella coscienza umana. In più, dall'inizio fino alla fase massimale di espansione, il tempo si è mosso di dentro, si chiama nella fenologia. Voi capite che cosa vuol dire 8? 8 può essere 2 plus 2 plus 2 plus 2. Quindi per associazione, nella successività, io posso arrivare a 8. Due. Nella successività, uno dopo l'altro. Ma io posso arrivare a 8 partendo da 2 al potere 3, vuol dire di 2 si muove di dentro e diventa 8. È un'altra evoluzione. Di quale tipo è l'evoluzione del tempo nella musica? Del tipo logaritmico, vuol dire di dentro c'è qualche cosa che diventa 8, non di fuori. La musica oggi si fa per associazione, si fanno 2 misure, un altro, un altro, un altro, un altro, un altro. Invece di dentro sarebbe mettere in relazione tutto il cammino, tutti i momenti, su una linea con le 2 fasi, vuol dire espansione e ripiego su se stesso, distensione. Quindi l'essenza di questi intervalli è questo. Le stesse note, stessi intervalli di direzionalità diversa. Io devo sapere questo, perché non è mia idea che il primo intervallo è... Quindi, una scienza. Allora, quindi, punto di massimale espansione, progressione sotto. Quindi quello che era all'inizio adesso è. Quindi eine auskomponierte Quint, una quinta svuotata al massimo del suo contenuto, perché Sol ha più tensione che Do. In questo caso Sol si muove, diciamo, 300 vibrazioni per secondo e Do meno. Quindi da So a Do c'è una valle. L'intervallo naturale è questo. Vuol dire, io mettendo l'accento sul Do, sulla nota di meno tensione, io contraddico la tendenza naturale. Se faccio questo, naturale è questo. Allora, come mi comporto io se tutti gli intervalli sono 6 volte girati?
un modo non musicale di girarlo. E qui ci aiuta la fenomenologia. Per esempio, modo musicale con le frequenze. Sì, io parto da questa idea. La quarta di Brahms, secondo tempo. Questo punto centrale da dove partiamo si chiama nella fenomenologia tonalità madre. La tensione, abbiamo detto, vi ricordate bene, non dimenticare questo, la musica è evoluzione del suono in funzione della coscienza di quello che lo crea e di quello che l'ascolta. Quindi evoluzione, se evoluzione deve conoscere due momenti, uno di massimale espansione e il momento quando si ripiega, il se replie sur elle-même e torna, percorrendo il tempo nel senso contrario, ritorna a casa, anche se nel tempo del mondo cammina avanti, si fanno altri 3 minuti, lei ritorna su se stesso. Quindi io partendo da questo, una certa entità, lo percepiamo subito tutti, equilibrata. Questo è un po' di tensione davanti a questo. Quindi se noi non insistiamo su niente, il rapporto fra queste due masse di che natura è? Di qua è più questo o è meno? Come? Giusto, signora, lei ha pensato fenomenologicamente. Invece sì, io faccio. Lei è un idiota musicale. Ho fatto la musica per associazione, vuol dire altro, altro, altro. Di dentro sarebbe. Quindi la mia coscienza è stata colpita da questo, da funzione piuttosto equilibrata, questo è in più cromatica, quindi aumento di tensione. Obiettivamente o soggettivamente? Obiettivamente, vede fenomenologia. Cosa ho identificato io? Io in questa stanza c'è una valle, una piccola montagna, lì c'è un fiume. Quindi la fenomenologia ti indica la topografia del luogo, vuol dire l'evoluzione di un pezzo. Io scommetto, voi direte che io sono un pazzo, avete tutti i diritti di dirlo, se prendiamo oggi 100 direttori che dirigono e diamo il secondo tempo della quarta sinfonia di Beethoven, non c'è uno che sappia dove è il punto culminante. Vuol dire il punto di espansione massimale. A questo grado di ignoranza siamo. Adesso, dopo aver identificato la topografia, lei non può camminare come cammino io, ma lei non mi può trasformare questa montagna in una valle. Lei lo scavala a suo modo, io al mio, io scendo più veloce. Adesso, la libertà di interpretazione in che consiste? Non di cambiare una montagna in un fiume, se no di andare con le proprie possibilità, facendo un cammino organico, lei come io. Quindi lei farà forse così, io forse, accettando, facendo quasi una cesura prima. Quindi questa è la soggettività. È possibile camminare su un cammino senza sapere, senza vedere, senza sapere. Questa è una montagna, e ancora molto di più. Da tutta la storia della musica nostra hanno fatto delle montagne lì dove c'erano delle vallate splendide. Se la musica è sparita oggi dal mondo, e lo è, non esiste più, il male è stato quello di non identificare quello che era di obiettivo.
è fatto da un uomo per un uomo. Quindi l'uomo è stato annullato. Perché oggigiorno gli americani si sentono di fare delle virtuosità sulle nostre idee profonde? Perché? Perché non possono fare altro. Loro hanno una facilità tecnica incredibile. I valori non dipendono dalla tecnica. Se dipendono dalla tecnica non sono valori. Mi permetto di dire, senza voler insultarvi, nessuno di voi ha la possibilità di correlazionare. E direi di più, neanche i nostri musicisti professionali. Anche loro sono stati sotto tanti fattori di retenzione, avendolo fatto in un certo determinato modo. Uno si affeziona al suono, anche se il suono non fa articolare più di 3, 4, 5 misure insieme. Invece qual è la condizione ideale di poter fare un movimento sinfonico? A ogni istante rendersi conto da dove viene e dove va. Sono qui, troppo, frena, spingi questa, non ti lasci spingere da quello, ancora un po', gira, attenzione, di più, monta, quello non monta abbastanza, su, lì, tutti insieme, picchia, boom, espansione massimale e via. Come si va via così? Quindi è una evoluzione non spiegabile con parole. Voi non avete la possibilità, è l'unica medicina che io lo dico sempre ai miei amici e ai miei allievi, bisogna vivere insieme, sentire delle prove, vedere la differenza. E man mano che si fa, arrivare a quella saggezza incredibile e comprensione, direi, metafisica, esoterica, che non facciamo noi interpreti la musica si fa a un certo momento. Si le lascia tutto dentro, come è pensato da quell'ideatore, si fa da sola. Più il direttore deve correggere, ridimensionare il movimento, meno possibilità ci sono di arrivare a vivere questa musica di dentro. E la gente che ascoltano dischi, per esempio, qual è il valore del disco? E perché il disco è una maniera sicurissima di ridurre tutto a 2 dimensioni, persino il nostro sacrosanto spazio musicale. Perché il disco non è possibile? Credo che c'era qualcuno che si interessava a questo problema. Abbiamo tempo o no? Voi avete tempo, ma io ho anche un concerto da fare. Allora, il disco. Come mai questo spazio di ciclibilità che non si può ridurre? Voi avete mai sentito di una forma di attività umana che è riuscito a ricostruire lo spazio? Credo di no. Se noi prendiamo un violino, facciamo fare questa nota, poi gli facciamo un diagramma di questa nota, il diagramma sarà così, diciamo. Se questa nota lo registriamo, facciamo il diagramma della registrazione, le frequenze saranno così. Quindi nel suono primordiale, primo suono, c'è un changing of kind, come dice Bertrand Russell, un cambiamento di sostanza, di categoria. Se il suono cambia, cosa resta della combinazione dei suoni? È difficile di spiegarvi tutto, ma in 2 parole voi sapete che se io parlo con questa intensità di voce è perché ho l'impressione che l'ultimo di là mi sente, quindi io dalla vostra faccia realizzo conscientemente, subconsciamente, che mi seguite, posso articolarvi e voi lo percepite. Se fosse la sala più grande, allora voi capite, certamente alzerei la voce e cambierei molte cose. Quindi sul ritmo del mio parlare, delle mie spiegazioni, c'è una cosa che determinata dall'acustica, dalla distanza, dalla concentrazione, perché forse si sarete più stanchi, dovrei fare ancora tutto più drammatico. Quindi io reagisco all'acustica dell'ambiente. Pensate nella musica dove tutto è molto più ermeticamente organizzato, dove niente può passare se non il suono. C'è un'acustica di risonanza grande, boom, e il suono sparisce dopo 2 secondi. Se io devo realizzare un discorso di continuità, qui ci sono vari valori che naturalmente derivano l'uno dall'altro, come abbiamo visto, uno, poi un altro,
poi questo, poi questo, poi questo, chissà, poi questo, e così via. Se l'acustica è molto secca, è molto probabile che io una volta l'arco rimesso un'altra volta che qui nascesse un buco. Quindi invece di questo io avrei così. No? Se l'acustica è molto lunga, vuol dire 2 secondi, 3 secondi e mezzo dopo che il suono è sparito, succederebbe il contrario. La prima superficie andrebbe oltre, io arriverei con secondo momento, con questo, però come l'acustica è grande, questo entrerebbe qui, no? Quindi mi macchierebbe il secondo valore. Per evitare questo, devo prendere un tempo più lento per lasciar scorrere le tracce della prima funzione. Quindi il tempo sarà più largo per arrivare che le funzioni fossero l'una derivata dall'altra, che non si coprissero l'una l'altra. Nel caso dell'acustica secca, cosa devo fare? Accorciare i valori, tempo più veloce perché si toccasse le 2 funzioni. Noi musicisti pratici lo sappiamo. Quindi l'acustica del luogo è un elemento generatore di forma. E voi ascoltate il disco nell'acustica dove è stato preso? Nella sala di bagno, fuori sul campo, invitato. Quindi cosa succede con voi? Una sordità eterna vi coprirà. Qua, la sordità musicale. Chi non vede la differenza, in quanto il suono è morto sul disco, non rispecchia più niente, è una fotografia. Uno può essere innamorato di Brigitte Bardot e possedere 40 fotografie, e non è lo stesso, credo. Per poter capire che questo non è un gesto aggressivo o una asserzione che dovrebbe insultare, dovete venire a vivere 3 mesi insieme sul suono vivo, per capire che la musica in un altro contesto, in un altro senso, non è altro che il rapporto fra quanta pressione verticale, quanta massa di suono che va insieme. Cosa vuol dire verticale? Queste 2 note si succedono, ma possono essere tutte e 2 sulla stessa verticale, vuol dire insieme, nel tempo, insieme. Questo insieme può essere questo. Enorme pressione, questa pochissima pressione. Certamente che quando la pressione è grande, le masse si muovono normalmente, naturalmente più lento. Questa si sovrappongono, non posso più scegliere niente, perché si sovrappongono, ho bisogno di un enorme tempo. Cosa ho identificato? Ancora niente, forse così, forse così. Ah, boh, questo. Adesso questo e questo. Forse faccio una correlazione, forse no. Ma certo che qui niente è possibile. Quindi il tempo è generatore di forma. L'acustica è generatore di forma. Fra tempo e acustica qual è la relazione? Tempo è la conseguenza dell'acustica. Dopo aver sentito 200 volte, questo è il tempo. Inutile che venisse uno che facesse un tempo vero, non paragonato al tempo del mondo, sino alla fenomenologia, al rapporto di suono, 2 masse di suono che si affrontano, una e l'altra. Quindi si faccia così, non si affrontano, si escludono, si affrontano solo così. Qui è una relazione, l'altro è di fuori. Quindi chi dà la misura del fortissimo imparte l'acustica. Allora vengono questi della stereofonia, dicono bene, il spazio non si può. Allora perché non si può lo spazio? Perché mettiamo un solo microfono. No, adesso facciamo un microfono di là, uno di là, dove possiamo mettere ancora? Uno lì. 3 canali. Cosa sono questi 3 canali? Per rendere ancora una volta vivo questo spazio. In un'orchestra quanti canali abbiamo? Se abbiamo 100 persone sono 100 canali. Questi canali creano delle note di interferenze che saranno oltre 10.000, che si sentono, che si possono persino seguire.
Quindi cosa ha fatto quello con 3 sorgenti arbitrarie di suono? Ha dato l'impressione alla signora Rossi che la musica viene dalla sinistra, la musica viene dalla destra, la musica viene di sopra, tutto è lo spazio, abbiamo fatto lo spazio. Sordi siete. E la musica stereofonica è molto più lontana dalla realtà che della musica monofonica di una volta. Ma adesso ci sono dei valori, quello per gli americani, perché lo dici, il mio, lo senti, il cavallo che viene... Bravo, che formidabile. E abbiamo ridotto, oggi non è possibile. Pensate, sì, la mia idea potrebbe mai uscire con questi miliardi di dollari che circolano oggi. Io sono un pazzo dichiarato, scritto, catalogato, quello non capisci niente. Invece voi siete sordi, perché in fondo se il disco è nato e ha preso questa ampiezza che ha preso è perché voi non avete il discernimento fra il suono vero, tutti lo dicono. Toscanini prima di morire diceva, se fosse ricco comprerei tutti i dischi che ho venduto fino ad oggi per non lasciare questa miserabile eredità. Malgrado il fatto che la musica si fa male, pensate alla generosità di Dio. La musica si impara sempre attraverso i concerti cattivi. È lì che nasce in te la versione positiva. Dici, Dio mio, quanto è lento questo qua. Deve essere più veloce. Quindi in te è nata la versione positiva. Per poter dire troppo lento vuol dire c'è un paragone fra quello che tu senti giusto e quello che senti fatto dall'altro. Giusto, troppo veloce. Quindi sentire della musica, anche la musica male. Sentire, sentire. Io mi sono fatto veramente sentendo gli altri imbecilli. Quindi state un'altra volta attenti a fare la differenza fra il suono vero, irreemplaçabile, che non si può rifare sotto nessun'altra condizione, e il suono schiacciato, privo di ogni forma di vita, bidimensionale del disco. Qui non bisogna credere a Celibidache, bisogna realizzare te stesso.